Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare Morissette che canta Naririnig Moba, canzone filippina. Credo che sia un pezzo suo, ditemi se è corretto, mi pare di aver capito così. La canta sul Wish Bus. Non ho mai ascoltato prima questa esibizione, non conosco la canzone, per cui sono molto curioso di andarla a sentire per la prima volta insieme a voi. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale e se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Grazie a tutti per il supporto al canale, andiamo ad ascoltare insieme. Wish 1075. Hawak mo ang aking kamay. Pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo'y mundo'y nag-iba. Paulit-ulit mong binibigkas. Mahal kita. Pagmamahal ko sa'yo'y walang hangganan. Panaginip ko, ikaw ang laman. Umiikot ang ating mundo hanggang nawala at nabago. Wag, wag, wag ka naman lumaya. Hinding-hindi ako bibitaw sa'yo. Wag, 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 sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hinding-hindi susuko. Mahal ka, naririnig mo ba ako? Minu-minu Ok. nung Ok, scusate un attimo. Allora, bravissima. Il pezzo è molto molto bello, bellissima melodia, molto orecchiabile, bello l'arrangiamento anche proprio a livello di arrangiamento degli accordi, della struttura armonica del brano, veramente molto efficace, bellissimo, originale anche. Mi ricorda un po', non vorrei dire un'eresia, però mi ricorda un po' l'atmosfera delle colonne sonore dei film d'animazione Disney, ok? E per me è un grande complimento quello che sto facendo perché le colonne sonore dei film d'animazione hanno delle composizioni veramente eccellenti, ok? Sono dei capolavori della musica, ok? Sembra, non bisogna degradarli a canzonetta da colonna sonora da cartone animato, no, sono molto di più, molto spesso, insomma, però diciamo le produzioni Disney hanno un livello molto alto e lei ce la vedrei molto bene, non so se ha mai fatto delle collaborazioni con la Disney, ce la vedrei molto bene a cantare in uno dei futuri film della Disney, mio parere, perché ha una voce molto adatta, versatile, molto espressiva, secondo me delicata ma potente allo stesso tempo, secondo me potrebbe essere adatta al contesto. Comunque, tornando alla canzone, mi piacciono moltissimo questi squeak che fa, ok? Questi cigoli negli attacchi che sono proprio dei fischi, dei fischi improvvisi in M3 che poi tornano improvvisamente in voce piena, mista, come al solito lei è bravissima a muoversi con questi fraseggi in voce mista e li controlla molto bene e li ripete più volte. Abbiamo già sentito fare questa cosa da lei in altre esibizioni, ma qui ce ne sono veramente tantissimi. Proviamo a riascoltare, poi andiamo avanti, vediamo un po' se li trovo. Allora, intanto apprezzo che ci siano i sottotitoli in inglese, visto che sta cantando in filippino, sta parlando d'amore, è una canzone d'amore assolutamente, lei è molto brava a esprimere questi sentimenti positivi, ok, d'amore, l'abbiamo visto anche in altre sue esibizioni, però l'amore ha più facce e qui nel ritornello esplode anche un po' la paura, la disperazione di qualcuno che potrebbe andare via, che potrebbe lasciarti e allora è molto brava a gestire questi sentimenti contrastanti, sempre legati comunque all'amore. E qua apprezzo il fatto che a forza di ascoltare Morissette cantare in filippino ormai capisco anche alcune parole, tipo qua dice My Dreams,
che sarebbe Panaginip, come la canzone che abbiamo già ascoltato insieme e ho fatto la reaction su questa canzone. Panaginip, un sogno, significa questo. Gana, panaginip ko, ikaw ang laman. Farò un corso di filippino così capisco meglio tutte le parole. Comunque andiamo avanti, volevo trovare quegli squeak che dicevamo prima. Già qui inizia. Nawala at nagbago. Wag ka naman lumaya. Che brava. Hinding-hindi ako bibitaw sa'yo. Sigaw ng puso ka. Bravissima, sentite questi squeak ripetuti più volte che danno questa idea di tormento interiore quasi e rendono il brano anche molto incalzante. Vediamo anche su che nota si sta muovendo su questo ritornello. Ok, è un Do diesis 5, quindi già una nota abbastanza alta, lei la sta prendendo con molta facilità e scioltezza, ma lei è bravissima, non c'è niente da dire, guardate come la bocca è sempre perfettamente posizionata, la sua risonanza è stabile, non spinge mai più di quanto deve, ok? Sostiene perfettamente il suo suono, ma non esagera mai con la spinta o con ricercare un suono troppo pesante e che poi diventerebbe faticoso. Lei invece è super equilibrata, delicata anche quando cerca questi suoni molto pieni. Bravissima davvero. Andiamo avanti. Sa'yo ko'y hinding-hindi susuko. Mahal ka, naririnig mo ba ako? Bellissimo. E sentite quanta dinamica che ha. È molto espressiva per questo motivo, perché riesce ad avere comunque molta dinamica nonostante sia sempre molto equilibrata, con questo suono misto, comunque sempre appunto dosato, riesce molto bene a crearti questi fraseggi dinamici dal forte al piano, e anche se guardate come pronuncia le parole, come usa anche il volto, l'espressività del suo viso e del suo sguardo per interpretare, è veramente bravissima, è molto espressiva. Basta anche se io non ascoltassi la musica, ma guardassi soltanto il suo volto, riuscirei a intendere tutte le emozioni che mi sta trasmettendo, che vuole trasmettermi, ok? Semplicemente con la mimica del viso. Bravissima. Minutong nunguli sa'yo. Alaala mo sa akin ay ginto. Nangako tayong walang hihinto. Biglang nawala at naglaho. Qua ha fatto altre cose, ha aggiunto del fry negli attacchi, proprio all'inizio della strofa ha aggiunto varie parole col fry per dare sempre questo sfrigolio, no, iniziale, più delicato. Minutong nunguli sa'yo. Qui. Alaala mo sa Fa un po' questo, no? Quindi questo fry addolcisce un po' l'attacco, ma lo rende anche sempre un po' così, un po' tormentato, non so come dire, no? E dopo fa invece anche una sporcatura sovraglottica, che è un'altra cosa che abbiamo già fatto sentire da lei, lo fa solo in una frazione di secondo, però è sempre molto efficace quando lo fa. Proviamo a ritrovarla. akin ay ginto. Nangako tayong walang hihinto. Biglang nawala. Qua. Ok, fa proprio questo. Brava, molto molto brava. Andiamo avanti. Naglaho. Wag ka naman Bravissima. lumaya. Hinding-hindi ako bibitaw sa'yo. Wag, sigaw ng puso ka. Sa'yo ko'y hinding-hindi susuko. Mahal ka, naririnig mo ba ako? Sa pagtakbo ng
Hinding-hindi ako ibitaw sa'yo. Wag, 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 sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi susuko. Mahal ka. Wow. Naririnig mo ba? Mahal ka. Naririnig Wow. mo ba? Mahal ko. Naririnig mo ba? Ako. Wow. Wishclusive. Wow, oh, Madonna Santissima, mamma mia, fantastica. Allora, qui c'è stato un crescendo incredibile che poi è riuscito a trasformare in un pianissimo per attivare poi il crescendo finale di nuovo, no? Quindi c'è stato un'escursione dinamica pazzesca e ha fatto veramente tantissima roba. Adesso riascoltiamo e commentiamo insieme tutto quello che ha fatto. Allora, intanto questi squicchetti, veramente questi squeak sono fantastici. Sembra veramente uno squittio, uno squittio, ma in senso positivo. Praticamente sta chiudendo tantissimo le corde per fare quel cigolio nel ritornello. Scusate. Chiude moltissimo le corde, quindi c'è una ipercompressione delle corde, probabilmente anche data dalle false corde, anzi sicuramente, che a un certo punto irrigidiscono proprio il muscolo vocale e porta a fare questa specie di fischio, ok? Improvvisamente, che poi riesce a modulare e far tornare voce piena. Quindi per un momento le corde smettono di vibrare, parte questo fischio e poi ripartono a vibrare immediatamente. Quindi lei si aiuta con questo cigolio per mantenere una compressione molto attiva, perché poi per cantare in voce piena serve mantenere questa compressione, però è molto brava a muoversi tra un'ipercompressione che la porta nel fischio. Infatti abbiamo sentito fare molto bene anche il fischio in altre esibizioni, e poi diciamo allentare questa compressione cordale per tornare in voce piena pur mantenendola. Quindi è veramente una macchina, bravissima. Poi sempre con una rilassatezza incredibile. Sembra che sia facile, però non lo è. Ce lo fa sembrare, ma lei è veramente brava. E poi dopo qua c'è stato appunto il bridge, lo special, chiamiamolo come vogliamo, qui. No, scusate, un po' più avanti. Qui. Naririnig mo ba ako sa pagtakbo? Sentite quanto è risonante quella O, ok? Molto risonante, crea proprio uno spazio all'interno della bocca verso il palato, indirizza il suono verso il palato per arricchire il suo suono di armonici. È molto musicale, veramente un suono pieno, ricco di armonici, melodioso, veramente melodioso, bravissima. Distorsione sovraglottica. Ha fatto di nuovo questa cosa, le aritenoidi che vibrano, quindi sono queste cartilagini di dietro che vanno a vibrare per produrre questa sporcatura, mentre le corde vocali stanno facendo la nota pulita, diciamo. Come al solito ha una padronanza delle modifiche delle vocali pazzesca, perché riesce a mantenere un suono stabile, controllato, pulito, pieno, pur muovendosi su note anche abbastanza piuttosto alte, quindi oltre alla sua zona di passaggio, sulla sua zona di passaggio e oltre, modificando le vocali per mantenere questa stabilità. Quindi ogni vocale è piazzata perfettamente e modificata nel modo giusto per essere comunque comoda. Pazzesca. Ok, però secondo me mi sono perso un'altra sporcatura, forse quando ho interrotto il video. Proviamo a riascoltare.
Ok. Bellissimo. Allora, qui improvvisamente è tornata sul pianissimo con questo suono soffiato, delicato, un po' aiutandosi con quello che possiamo chiamare cry, ok? Con questa specie di pianto, piagnucolio, ok? Che ammorbidisce la voce perché allunga le corde e quindi ci fa creare questo suono un po' più delicato e anche più adatto per la passionalità di questa parte, ok? Che è più struggente, più intima, più delicata. Ehm, Poi improvvisamente, grazie a questo cigolio che torna ad attivare, ritorni in voce piena, ok? Sulla stessa frase. Andiamo a ascoltare qui. Pianissimo. Qua, da quel cigolio in poi ritorni in voce piena. Bravissima. Bello. Wow. Di nuovo, sporcatura sovraglottica. Secondo me lì c'era anche un po' di sporcatura glottica, però vorrei riascoltarla. Secondo me un po' sì, pochissimo. Qua è andata ad attivare, oltre alla distorsione sovraglottica, un pochettino di distorsione glottica. Significa che le false corde hanno, comprimendo sulle corde vere, hanno prodotto questa sporcatura, cioè le corde vere hanno prodotto la sporcatura grazie all'azione delle false corde. Quindi è un misto di colori, cioè ci sono più sorgenti di distorsioni in questo caso, ok? Sia sovraglottica che glottica, mi sembra, ma probabilmente non ci ha pensato tanto, semplicemente le è venuto così perché si è fatta prendere un po' dall'incalzare del brano. Comunque era bellissimo. E qua, anche qua ha fatto una leggera sporcatura glottica, sembrava quasi una specie di fry sul finale della frase, no? Dell'acuto. Eh sì, quello lì è proprio una distorsione glottica pura, ok? False corde che premono e fanno produrre questo suono sfrigolante, che sembra un po' un fry, però come sentite non è un fry, perché il fry è quello che abbiamo sentito prima all'inizio sulle note basse, che fa un po' questo. Qui invece è un'altra cosa, c'è una distorsione su una nota acuta tra l'altro, quindi non è rilassato come il fry. Qui la corda è tesa e c'è una distorsione di un altro tipo. Brava, molto brava, e sta facendo anche delle note parecchio acute. Proviamo a riascoltare. Scusate. Ok, che nota è? Ok, tocca un fa diesis 5, distorto. Che brava, bravissima. Qui siamo nel mix puro, ok? Siamo proprio in mix, perché quel fa diesis 5, anche per una donna, non lo puoi fare in belting. E per belting intendo un M1 portato verso l'alto, ok? Questo è mix. Suona pieno come un belting, ma non è usurante e pesante come il belting. Avevo fatto un video nell'altro canale, Giacomo Rossi Vocal Coach, lo trovate su YouTube e qui sotto in descrizione trovate il link. Avevo fatto un video sul mix e il belting. Se siete curiosi di capire meglio queste tecniche e appunto anche come approcciarle e le differenze che ci sono tra queste tecniche molto molto diverse, andate a vedere quel video, vi spiegherò un po' meglio insomma che cosa intendo. Comunque andiamo avanti. Bellissimo. Qua è tornata sul pianissimo. Avete sentito su quell'acuto che ha fatto poco fa, quello distorto, che il suono era sempre puntato perfettamente in maschera, ok? Non lo va mai a ingolare, non lo va mai a portare
portare a sforzare in gola, è sempre qui, lo proietta molto in alto, ok? Proprio per evitare di affaticare la gola. Super. Naririnig mo ba ako? Wow, Wishclusive on Wish 107.5. bravissima. Che brava, veramente super. Mi è piaciuta moltissimo questa esibizione, ascolterò sicuramente altre esibizioni di Morissette, fatemi sapere nei commenti quali potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!